Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere questi prossimi giorni con che energie ti confronterai. Andiamo a vedere cosa la tua anima ha predisposto per te in qualità di karma e di dharma affinché tu possa espandere la tua coscienza e andare incontro alla prosperità che ti spetta per diritto di nascita. E proprio per questo invito tutte le ragazze nuove a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà con la pratica, perché come insegno sempre, la spiritualità è un empirismo radicale, ne va fatta l'esperienza. Ok? Quindi per chiunque lo desiderasse ho anche messo in vendita il mio primo libro, che è una tesi di laurea in naturopatia, che si chiama Il risveglio della coscienza, è in formato PDF, scaricabile da PC, tablet o computer, e poi chi lo desiderasse lo può stampare in cartoleria. E mi mandasse una mail per ricevere la tesi a taromantic21@gmail.com e quindi là ci sono le cose più tecniche per andare a praticare la magia consapevole. Quindi detto questo, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito, partiamo con gli oracoli. Vergine, prossimi 7, 8, 9 giorni, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, come tutti gli interattivi, d'altronde lo sapete bene, perché il tempo lineare esiste solo nella mappa mentale, è una mera illusione. Il tempo è circolare, ossia esiste solo esiste adesso, l'adesso. Ok, allora per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine, con quali energie si confronteranno in questi prossimi giorni? Ah beh, hai un bel sesto senso. Ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. Avrai un grande sesto senso. Le situazioni che si paleseranno a te in qualità di realtà fenomenica, cioè la realtà 3D, hanno lo scopo in questi prossimi giorni di farti espandere le antenne e quindi di vedere al di là di quello che tu puoi vedere con gli occhi fisici. Quindi gli eventi che ci saranno propedeutici, funzionali ad espandere i tuoi doni, la tua magia, le percezioni extrasensoriali. E allora lasciati guidare dall'intuito, perché farai pratica di quanto le tue percezioni o intuizioni sono verità rispetto all'immagine che la tua anima ti fa vedere sotto forma di realtà concreta, oggettiva, che non esiste. Ok? Ok, questa carta è uscita a diversi segni, quindi nella nostra scuola iniziatica stiamo proprio sviluppando le antenne, quindi questo mi fa molto piacere. Vi invito anche a fare le meditazioni guidate che ho messo sempre qui sul canale, che sono brevissime, ragazze mie, e sono proprio focalizzate per mantenere l'attenzione, il focus cosciente quotidiano alla presenza, al qui e ora. Perché la mente cosa fa? La mente non vive nel qui ed ora, la mente vive o nel passato o nel futuro, che non esistono, esiste solo l'adesso. E quindi per radicarti a quell'adesso, quelle meditazioni sono fatte apposta. Wow, andiamo a vedere cosa accade. Ci mettiamo questi. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questo? Cosa accade in questi prossimi giorni? Vergine. Un bel asso di bastoni. Ci sarà molta energia creativa dentro di te, sarai molto contenta o contento, avrai una grande energia. L'asso di bastoni mi parla della Kundalini, che è energia creativa. La Kundalini è l'energia che crea le cose. E quindi molta energia creativa, molto fuoco, anche con questo, stiamo registrando questo video quando Marte è entrato in Leone, e quindi io valgo molto fuoco, molta determinazione. Marte, il dio Ares,
a fare, a percepire, è energia magica l'asso di bastoni, è proprio il fuoco della creazione. Cos'altro? Due di spade, guarda la mente dove sta. E il 3 di bastoni. Guarda, sarai molto fagocitata da questa energia kundalinica che nasce in te in questi giorni. Molto voglio fare, ok, mi spiego, nel senso buono, bello, molto eccitata, ecco. Che succede? La mente ti dice, ma dove vai? come ce lo dice a tutti noi. Due di spade. Un po' in dubbio su qualcosa, perché col 3 di bastoni mi parla di più cose che questa energia che ti sale da dentro vuole farti fare. E quindi tu cosa fai? Utilizzi le percezioni, dice la mente, ricordiamoci. Perché il 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino. Come vedi, fuoco, in mezzo ci sono le spade, no? E quindi c'è l'intoppo delle spade perché ti vedo proprio così, ok? Vedendoti così, che succede? La mente dice no, non riesco a controllare tutte le cose che questa energia mi vuole far fare, no? La mente vuole controllare, vuole avere il potere sulle situazioni, ma la tua energia è incontrollabile, la devi lasciar fluire. E infatti il 3 di bastoni mi parla dell'apertura di cammino perché riesci a mettere sotto scacco la mente. Nuove possibilità si aprono per te su diversi fronti e tante cose ti verrà da fare. E il 3 di bastoni mi parla anche della pianificazione, muovere piccoli passi verso qualcosa. Che cosa succede? Siccome la mente vuole controllare, allora tu vorrai fare tante cose e vuoi vedere anche i risultati subito. La mente dice no, e adesso come faccio? Voglio fare quello, voglio fare quell'altro, voglio fare quell'altro. C'è l'apertura di cammino, tu metterai sotto scacco la mente. Di cosa mi parla questa apertura di cammino? Mettiamoci i tarocchi dell'indovino che qua si leggono anche al contrario questi. Cioè, in poche parole, ci sono delle attese riguardanti a questo fermento che hai interiore. Tipo, ti faccio un esempio. Voglio costruire non lo so, voglio costruire un villaggio vacanze. Lo voglio costruire adesso. Mi spiego? Questa è la cosa, è la mente. Come faccio adesso? Aspetta, dice il 3 di bastoni, inizia a visualizzare. Sesto senso. Ok. Ho fatto un esempio per farti capire come starai, questo è il senso. Allora, vediamo un po' ancora questo sesto senso. Vedi, abbiamo la temperanza. Sì, qua abbiamo una bellissima energia di comunicazioni. Poi corruzione, bontà. E riuscirai a mettere d'accordo delle situazioni, vedo, forse in ambito lavorativo. Ci sono comunicazioni per quanto riguarda le situazioni lavorative in cui tu utilizzerai il sesto senso. Potresti essere un po' in dubbio su come gestire alcune cose con una persona, con un datore di lavoro, con un responsabile, con un capo. Però qua la carta bontà, la dicitura bontà, vedi? È come se vai oltre. Ancora? Turbamento. Amore. L'imperatore. Poi ci possono essere un po' di situazioni di turbamento riguardanti l'amore, mi dicono, con una persona che magari è un po' più rigida e ti chiede la carta, spingiti oltre a quello che non vedi. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere con le carte delle relazioni, perché oggi sto usando questi oracoli come carte principali. Aspetta, le prendo sull'altro tavolino. Sto usando queste altre carte che parlano di relazioni interpersonali, non solo riguardante la sfera sentimentale, no? Perché le emozioni sono sempre le stesse. Poi chi ha bisogno di viverle più nelle relazioni del lavoro, o nelle relazioni d'amore, nelle relazioni con i figli, con i parenti. Vediamo un po' cosa ci raccontano queste carte, dove mettono l'attenzione per te nei prossimi giorni.
sulla responsabilità emotiva. Infatti, ferita da ingiustizia. Le carte stanno mettendo l'attenzione sulla responsabilità emotiva. Cosa significa responsabilità emotiva? Mi assumo la responsabilità delle mie proiezioni di vita. Questa è la settimana, i giorni in cui è necessario, qua c'è uno specchio, vedi? Legge dello specchio, quello che proietti nella tua quotidianità e al tuo interno. Prenditi la responsabilità che proietti tutto tu, in qualità di anima. Quindi questo ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 4, 5, 6 e 7, come ci sono delle formule psichiche, che sono formule magiche, per riassumersi la responsabilità delle tue proiezioni. Questo permette di integrare anche quello che tu vedi un'ingiustizia a livello emozionale. Ti sei sentita vittima di un'ingiustizia, non ti è stato dato quello che meritavi, ok? Sono tutti tranelli del karma affinché tu possa riassumerti la responsabilità di quelle situazioni emozionali che ti hanno fatto penare. Quando ti riassumi la responsabilità delle tue proiezioni, sai qual è la pratica che devi fare? Adesso non mi ricordo in quale podcast nello specifico, ti ho nominato questi magia pratica proprio perché so che è uno di questi. Devi dire rispetto a tutte le tue proiezioni questa formula psichica. Rispetto alle proiezioni del passato e del presente, allora, ecco ciò che io sono. Ecco ciò che io sono, ecco ciò che io sono. Una persona non mi ha trattato bene, ecco ciò che io sono. Una persona si è presa a gioco di me, ecco ciò che io sono. Una persona mi ha fatto del male, tra virgolette, ecco ciò che io sono. Mi riassumo la responsabilità delle mie proiezioni. Uketamo, 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 io includo, io includo, io includo. Va bene? Vediamo di cosa parlano questa responsabilità emotiva. Qual è l'argomento su cui si focalizzano in questa settimana? Come si paleserà sulla scena della vita questa responsabilità emotiva? Quali sono gli eventi? Il 3 di denari, mi può parlare anche sul lavoro questa cosa, però vediamo. Il re di bastoni, il mondo. Mi parlano sostanzialmente di questioni riguardanti il lavoro, però può essere qualsiasi tipo di relazioni, non solo nel lavoro. Allora, mi dicono che questa è la settimana in cui ci sarà anche, non è, poi l'amore lo andiamo a vedere dopo, qua ci sono gli amanti, vi parlo delle relazioni, mi dicono che si apre una nuova tappa con il mondo rispetto a una persona che cercherà di venirti incontro e di fare dei piani insieme a te. Tale cosa può essere o nell'ambito lavorativo o nell'ambito amoroso. Si chiude una tappa e se ne apre un'altra. Perché? Perché tu ti riassumi la responsabilità delle tue proiezioni. Laddove non c'è stata cooperazione, laddove c'è stata ingiustizia, tu ti riassumi la responsabilità. Va bene? Vediamo un po' cosa mi dicono queste carte sulla responsabilità emotiva. Vediamo se vanno un po' di più nello specifico, queste sono un po' come le sibille, no? Per essere un po' più vicina a tutte le vostre situazioni. Allora, responsabilità emotiva, ferita da ingiustizia. Soluzione, guarda. Soluzione. Ok, c'è una soluzione. Legame con qualcuno. Una sorpresa. Guarda, rispetto a questa, anche questa carta mi parla anche di qualcuno che non si è preso la responsabilità emotiva di quello che ha fatto, no? Però se hai interagito con una persona, quella è sempre il tuo specchio, ricordati c'è lo specchio, no? Quindi tu fai questo lavoro e poi riceverai una sorpresa a livello emozionale. Una soluzione con un legame che porta a una sorpresa. Va bene? Riceverai una sorpresa. Ok, adesso ci andiamo a vedere nell'amore nello specifico. Queste le mettiamo qua.
Ricordati che tutto questo ti farà espandere le tue antenne, contribuisce al risveglio della coscienza, all'andare incontro a tutto quello che già sappiamo, no? Allora, vediamo con queste altre carte. Mettiamo una fila sull'amore, una fila per te, una fila della persona che ti viene incontro in questa settimana, l'energia della persona che ti viene incontro. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine nei prossimi giorni in amore? Vedi? Guarda, la giustizia è uscita. Te l'avevo detto, ferita da ingiustizia. Guarda come si parlano poi, che creano proprio una storia incredibile. Giustizia. 4 di coppe. E il paggio di spade. Probabilmente qua possiamo vivere una situazione di noia emozionale, come se non avessimo ricevuto nell'amore ciò che meritiamo. E stiamo sorveglianti un po' con il paggio di spade, non ci fidiamo tanto, no? E qua vedo questa condizione qui, tu chiedi giustizia, chiedi un amore alla tua altezza, o chiedi una persona che non ti metta da parte, oppure abbiamo ricevuto delle opzioni, ma si sono rivelate ingiuste, non giuste per te, o non c'era equilibrio in una situazione emozionale, questo ha creato noia o abbassamento d'animo, un po' di uff, e col paggio di spade qua stiamo un po' sulla difensiva, un po' sorveglianti su questo. Oppure, sì, questo vedo. Non abbiamo ricevuto giustizia. Adesso vediamo chi arriva nei tuoi confronti prossimi giorni. Qual è l'energia della persona che arriva nei tuoi confronti nei prossimi giorni? E qua abbiamo di nuovo il re di bastoni, l'avevamo pure qua, nella parte emozionale. Re di bastoni, la forza. Io non leggo le carte al contrario, stavo al contrario. Allora, re di bastoni, la forza. 7 di bastoni. Qua c'è una persona un po' capricciosa. O c'è una persona un po' capricciosa che vuole averla vinta, che re di bastoni, la forza, un po' di tensione, c'ho ragione io, si fa come dico io. Il 7 di bastoni mi parla di una persona di limiti, una persona che ha messo limiti o no contact, una persona che ha messo limiti, oppure è scappata. No, questo è il 7 di spade, scusami. Swords, qua l'inglese un po'. 7 di spade, non cambia il significato, mi dicono che è una persona che può essere evasiva o che non si fa sentire, un po' si ritira, un po' capricciosa, un po'... o che non ti dice la verità. Va bene, vediamo un po' che cosa succede qua. Cosa succede in amore per te alla fine? La papessa, vedi il sesto senso, la papessa. Tutta sta storia qua, sappiamo che ogni cosa che manifestiamo è il divino, è il karma, affinché tu possa superare i tuoi limiti e andare incontro al Dharma, grazie alla legge spirituale. La papessa, vediamo ancora. E la regina di denari, l'otto di spade. Guarda, mi stanno dicendo che nei prossimi giorni io non vedo grosse comunicazioni o grosse manifestazioni di natura fenomenica in amore, perché ci sono due energie qua che stanno elaborando la dimensione spirituale. La regina dei denari mi parla di te, anche se sei uomo, che ti vedo accudire con pazienza il frutto delle tue illuminazioni spirituali grazie a queste emozioni che convalideranno la tua presa di coscienza. Un po' di agonia mentale rispetto a quello che riguarda
un po' sentirsi un po' bloccati per quello che riguarda la situazione amorosa con una persona oppure con l'amore in genere. Sì, il Cavaliere di Coppe, stiamo aspettando il movimento d'amore. Non lo vedo subito proprio in questa settimana. Vediamo cosa c'è dopo l'otto di spade. Anzi, prima perché l'otto di spade? Il 10 di denari. È possibile che ci sia un po' di blocco, di agonia mentale riguardante il lavoro, la stabilità, o un incontro, o il fatto che tu voglia tutto, no? Da una relazione. Vediamo cosa c'è dopo l'otto di spade. L'appeso. Ci vuole un po' di tempo affinché le cose si sblocchino qua, almeno non nei prossimi 12 giorni. Paggio di coppe, subito dopo sì però. Ci possono essere questioni riguardanti casa, famiglia, stabilità che bloccano, anche. Vediamo energia positiva per te in amore. 10 di spade. Effettivamente questa è la settimana in cui ti metti alle spalle una situazione difficile che è giunta al termine, come con il lavoro emozionale, prendendoti cura della tua gestazione interna. 10 di spade al positivo, abbiamo vissuto un dramma emozionale, un dilemma emozionale, mancanza di fiducia. Qua ce lo dicono già, ce lo dicevano già qua. Che tu ti risvegli a livello proprio di allegria interna col potere spirituale. Nella manifestazione amorosa c'è da attendere un po'. Vediamo, energia negativa per te. 4 di denari, sì, abbiamo a che fare con una situazione di chiusura. O una persona che non si apre, o è testa dura, o è testa calda, insomma. Però questa è la settimana dell'elaborazione. Vedi la stella, si perdono un po' le speranze nei confronti dell'altro perché sta chiuso o non si apre. Però ragazze mie, queste sono realtà fenomeni che servono affinché c'era questa carta qui, cioè il sesto senso, ascolta le tue sensazioni, lasciati guidare dall'intuito, la papessa come prima carta qui. Fammi vedere ancora, fammi riprendere queste due. Cosa c'è dopo l'otto di spade? Cosa c'è dopo l'otto di spade? Sì, dopo c'è il sole. Io vedo una ripresa qua. Una ripresa tua personale, prima di tutto con il sole. Il sole mi parla dell'allegria interna, no? Anche nel vedere i rapporti in modo diverso. Nel diverso che vuol dire? Con più serenità, con più gioia. Qua c'è il sole che mi parla di un'apertura che ci sarà proprio perché con questo Marte che abbiamo in Leone, che è entrato, il Sole anche in Leone, io valgo, dice Marte in Leone, almeno stiamo registrando questo video, ma è un video sempre valido durante questo momento. Il Sole mi parla del godere a prescindere dalla vita, ti togli, diciamo che qua stai elaborando una situazione emozionale, un karma, questo è il senso di questa stesa. Vedi qua c'è il carro, poco dopo, diciamo, poco dopo. Fammi vedere un'altra cosa con queste. Amore per te. Sì, amore incipiente, poco dopo, amore incipiente. Qua c'è come due adolescenti, una persona che ti farà battere il cuore. Può essere la stessa o una persona nuova. Perché qua io vedo che sono i giorni dell'elaborazione emozionale per te. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Può esserci una distanza tra te e questa persona. Ricordiamo la responsabilità emotiva, il lavoro sulle emozioni. Cosa ti dirà questa persona? Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Allora, qua c'è qualcuno che ti aspetta. Qua c'è qualcuno che ti aspetta. Questo qualcuno che ti aspetta è sia il divino che ti sta dicendo fai il lavoro sulle emozioni e non smettere di cercare l'amore. Perché è come il mito di amore e psiche, no? Psiche, amore sta dall'altra parte del velo e psiche non smette mai di cercarlo. Perché l'amore ti sta aspettando. E qual è
la dimensione in cui tu troverai questo amore, nell'affidarti alle emozioni, anche alla dea dell'ingiustizia stessa. Allora puoi dire, perché i tarocchi ci servono a vedere qual è il karma e a scioglierlo, no? Allora puoi dire alla dea dell'ingiustizia, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi, aiutami a vedere quello che ancora non vedo. E poi la dea ti risponderà non con le parole come facciamo noi, ma sotto forma di immagini, cioè quello che ti proietta nella quotidianità. Ok? Qua c'è un bellissimo amore fresco e di gioia che ti aspetta, eh? Può essere una persona nuova con la quale inizia una bellissima amicizia prima di tutto, perché il sole mi parla dell'energia soprattutto di amicizia e di fiducia, o una persona nuova. Però è questo il programma emozionale, il percorso, d'accordo? E ti stupirà, perché l'amore ti sta aspettando. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!